Ciao ragazze, oggi andremo a realizzare questo cappellino che mi avete richiesto tantissime sull'altro social, su Instagram, e devo dire che è un cappellino super semplice, non serve neanche tantissimo filato e veramente è super veloce. Qui ve ne faccio vedere tre perché questo è praticamente fatto con un filato più grande, più spesso, e questi due sono di grandezze differenti. Questo è small, questo è medium. Fate presente che questo qua a me mi sta perfetto, invece questo mi sta stretto e non mi entra in realtà in tutta la testa, quindi questo diciamo che è un pochino più piccolino della media di una testa normale da donna, ecco. Il filato che ho utilizzato qua ho semplicemente messo lo stesso filo a due però, quindi avevo due filati di questa grandezza e io per farlo più grande li ho semplicemente uniti due fili. Quindi ecco, quello che mi sento di dirvi sul filato è che bisogna utilizzare un filato o grosso, abbastanza grande da utilizzare un uncinetto numero 9, oppure se non avete un filato di questa grandezza potete tranquillamente unire due filati uguali. Come vi dicevo, si utilizzerà un uncinetto numero 9 e come potete vedere con due fili è perfetto da utilizzare. Quindi ecco, utilizzate un filato che va benissimo con il nostro uncinetto numero 9. Come capire e come fare le grandezze? Allora, questo è small, questo è medium, come vi dicevo. Qual è stata la differenza? Qua ho creato le mie prime maglie, poi andremo a vedere come, solamente 10. Qui invece ne ho fatte 12, quindi la vostra grandezza aumenterà o diminuirà in base a quante maglie faremo al primo giro. Quindi una small è all'incirca 10 maglie iniziali, una media è di 12, quindi ne aggiungete 2 e se lo volete fare ancora più grande ne aggiungete altre 2, così più o meno le misure sono queste e il procedimento è lo stesso. Noi oggi faremo il medio, quello che sta anche a me, e quindi iniziamo subito il tutorial. Non vi dico i grammi che ho utilizzato perché ognuno utilizzerà un filato differente, ma vi dico più o meno i metri, quindi così in base al vostro filato basta controllare i metri e siete tranquille. All'incirca vi serviranno 90-100 metri. Quindi in base al vostro filato andate a vedere i metri, non i grammi ma i metri, e all'incirca per stare larghi sono 100 metri. Bene, allora andiamo a prendere il nostro filo, io li unirò due insieme dello stesso filato e andiamo a fare un cerchio magico in questo modo. E lo vado a bloccare con una catenella e abbiamo il nostro cerchio magico. Adesso andremo a fare altre 2 catenelle per alzarci con il lavoro e dentro il nostro cerchio andremo a fare 12 mezze maglie alte. Quindi si carica il filo e si fa la mezza maglia alta, quindi andremo a chiudere subito le 3 asole. E questa è una. Due. Tre. E si arriva a 12. Bene, ho fatto le mie 12 maglie, mezze maglie alte.
Ora vi metto qua SML, quindi small, medium e large, per quante maglie dovete fare in questo giro per avere la grandezza del vostro cappello. Quindi una volta finite le nostre 12 mezze maglie alte, andiamo a tirare questo filo per stringere il nostro cerchio. Lo dobbiamo stringere il più possibile, da creare proprio un cerchio come questo. E adesso andremo a chiudere il nostro giro. Lo chiuderemo nella prima mezza maglia alta. Con una maglia bassissima. Il nostro primo giro è terminato. Secondo giro andiamo a salire con solo 2 catenelle e per ciascun maglia andremo a fare 2 mezze maglie alte. Quindi non qui, ma in quella successiva andremo a fare 2 mezze maglie alte per ciascun buco. Una e due. Si passa alla maglia successiva, 2 mezze maglie alte e così via. Quindi ci si ritrova a fine di questo giro 2 mezze maglie alte per ciascun punto. Una volta terminato il mio giro, ho fatto le mie ultime 2 mezze maglie alte nell'ultimo buco, adesso andremo a chiudere il giro qua nella prima catenella, questa più alta, con una maglia bassissima. E abbiamo chiuso il secondo giro. Adesso si sale sempre con 2 catenelle e andremo a fare 2 mezze maglie alte nel punto successivo, in quello dopo solamente una mezza maglia alta, in quella dopo 2 mezze maglie alte e in quella dopo una. Quindi andremo ad alternare 2, 1, 2, 1, 2, 1 per tutto il giro. Quindi si sale con 2 catenelle, nel punto successivo 2 mezze maglie alte, nel punto successivo una sola mezza maglia alta, quello successivo 2, e in quello dopo una. Quindi alterniamo questi due punti, 2, 1, 2, 1 fino al termine della riga. Bene, ho fatto la mia ultima mezza maglia alta nell'ultimo buco e vado a chiudere in questa maglia, quindi sopra le catenelle, con una maglia bassissima e si chiude il giro. Adesso nel prossimo giro si sale sempre con 2 catenelle e andremo a fare una mezza maglia alta per ciascun buco. Quindi per tutti i buchi che ci presentano faremo una mezza maglia alta per tutto il giro. Ci ritroviamo al termine del giro. Bene, ho terminato tutto il giro con una sola mezza maglia alta e andiamo sempre a chiudere il giro in questa asolina con una maglia bassissima. Adesso abbiamo terminato la nostra base del nostro cappello.
che a me risulta 14 cm, quindi la base del nostro cappellino deve risultare all'incirca 14 cm. Adesso ragazze è semplicissimo, dobbiamo continuare sempre nello stesso modo, andando sempre avanti, con una mezza maglia alta per ciascun buco e dobbiamo arrivare ad una altezza di 21-22 cm. Quindi una volta che noi si piega il nostro cappellino, ve lo faccio vedere con questo, una volta che noi si piega il nostro cappellino e scendiamo all'ingiù, questa grandezza vi dovrà risultare 21-22 cm. Quindi non ci resta che continuare con 2 catenelle per alzare al lavoro, una mezza maglia alta per ciascun buco. Ogni volta che si finisce il giro si chiude con una maglia bassissima e si riparte con 2 catenelle, una mezza maglia alta per ciascun buco e via dicendo, fino a raggiungere la lunghezza di 21-22 cm. Quindi è veramente semplicissimo questo cappellino. Come potete vedere già dalla prima riga di una sola mezza maglia alta il cappellino si sta iniziando a piegare, quindi scenderà poi all'ingiù. Quindi si continua come vi ho spiegato e ci si ritrova alla fine dei nostri centimetri. Benissimo, sono arrivata all'altezza di 21 cm. Ok. E adesso andremo a fare 2-3 giri, questo è, potete deciderlo tranquillamente anche voi, di maglie alte. Quindi gli ultimi giri saranno solamente a maglie alte. Quindi si sale con 3 catenelle. Si deve fare lo stesso procedimento però con le maglie alte. Quindi una maglia alta per ciascun buco, perché queste qua le andremo poi a rigirare. Quindi voi potete decidere se fare 2 giri oppure 3, come preferite e come credete sia meglio per voi. Quindi ci ritroviamo a fine dei nostri giri. Io ne farò 2 o 3. Bene, ho terminato i miei giri a maglia alta, io ho deciso di farne solo 2, ma voi potete decidere se farne 2 o 3, come volete. Poi ho tagliato il filo e lo vado a nascondere. Quindi vado nella prima catenella, prendo i fili e li passo. E passo a questa accanto e li passo qui. E poi li vado un po' a nascondere in mezzo alle maglie. Vado a nascondere poi anche questo qua che abbiamo qua sopra il nostro cappellino. Passo prima dentro in questo modo e poi lo vado a nascondere. Una volta nascosto tutti i nostri fili vado a piegare le mie maglie alte e questo è il risultato del cappellino. Spero che questo video vi sia stato utile e che il cappellino vi piaccia. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e mettete un like e mi raccomando iscrivetevi al canale.